Ecco, li continuiamo, li continuiamo. James e Anne, 4 novembre 1948. Guardate un po' qui! Ecco qua. Foto di matrimonio che James e Anne. James lavorava in fabbrica. Foto di gruppo. John sembrava apprezzato dai colleghi, nella foto James è seduto in prima fila. Okay. Un pezzo grosso. Eravamo sposati. Sono sempre più confusa. L'ho già guardato. Perché guardano qua? Vabbè. Manca solo qua. Che possino. Perché guardano là quelli? Ma questo è sempre il quadro di prima. Non c'è. Faccio spaventare. Ah, qua devo guardare. Cioè? Non ho capito. Oh cazzo, ecco già. Sto guardando, c'è il multi quality, sì, c'è. Pensavo che stava cacciando ancora il gioco. Qua. Aspetta, guardavo bene. Ok, ci siamo. Poi ho già guardato. Allora, c'era la pila e la porta e guardare nella finestra lì, cos'è che era? Qua. Guardiamo ancora. Che non c'è più niente. No, la pila e la porta. Che scago.
Ah, non si apre. Bloccata. Ah, di qua non l'ho guardato. Non mi considerano. Non gli importa di me. Cioè, praticamente all'inizio del gioco mi fa, mi fa fare i ricordi dell'inizio del gioco. Trovare le cose da esaminare, adesso ho capito. Allora, qua c'è visto che c'è da esaminare. Qua. Oh, paura. Oh, caspiterina. Segreto trovato. Orologio a pendolo. In resti un vecchio orologio a pendolo al cui interno è nascosta una chiave. Disegno raffigurante una bambina con una bambola oscura figura. È un'oscura figura che incombe su di lei. Quanta roba? Niente. Andiamo in ordine. Aspetta, non posso già... Ah sì, posso ancora guardare qua dentro. Cioè, perché ho visto che c'è la chiave lì. Non c'è più niente. Non mi fa prendere la chiave. Dunque. Reverendo... sì, lettera del Reverendo Carso, settembre 71. Che fastidio che devo tenere premuto. Niente, mi è scivolato il dito. Che fastidio, dicevo, che devo tenere premuto per leggere. L'analogico. Devo tenere. Ecco, Reverendo Lyson Kerr, chiesa di St. David's, 9 settembre 1971. Cara Annie, grazie per avermi iscritto di Megan. Comprendo le tue precauzioni e ti assicuro che l'atteggiamento ribelle di tua figlia non è inconsueto. Sto guardando. Ho aiutato altri genitori con problemi simili e sarei lieto di fare la guida morale anche a Megan. In Ebrei 12:11 si legge che ogni castigo sembra causa di tristezza e mai di gioia. Poi produce un frutto di pace e giustizia. Vediamoci dopo una messa di domenica per organizzare le lezioni private. Reverendo Kerso. Annie chi è? La bambina si chiama Mary. La madre della bambina Annie, forse? Sì, ci siamo. Ho capito. Adesso ho capito. Poi... Ah no, questa è sempre la lettera, mannaggia. Sì. Questa è la lettera. No, questa è un'altra roba. Ah no, sempre la lettera, ti possi, no. Qua devo guardare. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Non vedo niente, c'è niente, adesso è... Ecco. Oh oh. Sono circondato, ho notato. Vediamo se fa qualcos'altro. Oh cazzo. Ah, qua per passare sotto? No. Non sulle scale no, .
Ah no, come pensare. Sì, quella è dove ho guardato prima, giusto. L'unica cosa che manca è le scale. Hai sentito? Sì. Sarà la bambina. Cerchiamola. Per me la bambina è la fantasma della bambina che è morta nell'incendio. È qui dentro. Aspetta. Ehi, piedona, vedi di non rompermi il disco, capito? Andrew, ma che fai? Tabacca. Sa che stavo per confessare tutto al giudice. No, Mi aspetta. proteggerete. Dovete. Aspetta, non può essere. Assicuro tutti i presenti che la nostra città sarà libera dal giogo del diavolo. Forte dell'aiuto di Dio, Little Hope prevarrà. È la mia parola. La corte è stata celermente riunita per un motivo. Se vogliamo liberarci per sempre del male che infesta Little Hope, dobbiamo agire subito. Io accuso te, Mary, di stregoneria. A voi, reverendo. Le prove emerse durante la mia indagine sono incontrovertibili. Mary usa la sua bambola come famiglio per servire il demonio. Siamo stati ingannati da una bambina e dalla sua innocenza. Questa bambola ha causato l'ingiusta accusa di Tabitha. Ma è sempre appartenuta a Mary, e Mary soltanto. Ha assistito all'esecuzione della sorella senza proferire parola. Questo non è vero! Bugiardo! Ora questa peccatrice, questa figlia di Satana osa scaricare su di me, un servo di Dio, i suoi crimini. Qualunque cosa si inventi, non farti mai impietosire. Anche se è una bambina, può essere pericolosa. È malvagia. Non intendevo arrecare danno alla città o agli abitanti. Potete aiutarmi? Che posso fare? Potessi intervenire per fermarli, lo farei, ma... Persino nella sua ora più buia, questa vedo degenere continua a invocare l'ausilio del Aspettate. diavolo. Chiedo il permesso alla corte. Ti prego di farmi da guida. Ti chiedo consiglio. Oh cazzo. C'è qualcuno. Ho visto. C'era qualcosa d'oscuro in questa città? Sì. Qualcosa di chiaramente oscuro aleggia qui. No, era quell'altro, Nel il cuore petto della che comunità. malvagio, cazzo. Nessuno dubita che Little Hope Ah, sia malata. cazzo. Che la città sia preda delle tenebre. Nessuno o nessuna tra gli astanti mette in dubbio la presenza del diavolo tra noi. Cazzo, ho Il sbagliato. solo scopo di questa corte è sradicare il male senza indugio alcuno. Non abbiamo tempo da perdere. Fidati di quello che dice. È Mary, quella... Ah. Che c'è che mi ha messo? Ah, ricordo. Lettera del reverendo Carson. Lettera in cui il reverendo Carson sosteneva il comportamento di Megan presentante nulla. No. Offendersi come guida morale. Ammissiva. Ah, aspetta, forse ho fatto giusto. Datata 9 settembre 1970. Comportamento di Megan. Megan sembra in Mary. Non so se ho fatto bene o male. Boh. Non so cosa scegliere. Se sbagliassi, condannerei un innocente. Distruggiamo la L'unico bambola. modo per uscire da tutto questo è liberarsi della bambola. Se la distruggiamo, la bambola va annientata tosto. Forse tutto finirà. Dendo ha consegnato a Abam distrugge la bambola di Mary causando un incendio timburale. Ma dai, mi spoiler le cose. Condizionare Mary. La bambina è alla sua mercé. Distruggiamo la bambola e il diavolo lascerà Mary. Ella rinsavirà e tornerà innocente. Reverendo, bruciate la bambola. Distruggetela. Ecco perché. Non siate precipitosi. La bambina deve pagare le conseguenze dei Non suoi gesti. intralciate la mia autorità. Fate come chiedo.
bambola di Mary è stato bruciato. Che vabbè, bruciata. Creando un incendio. Ok. Hai fatto il possibile. Quello che accadrà non sarà colpa tua. Cazzo che storia. Sto capendo tante cose. Comunque la bambina del 1800 vede la bambina del 1960 e la bambina del 1000 che è morta È nell'incendio. finita, giusto? Ho Vabbè. sbagliato tutto. La bambina non lo meritava. Hai fatto la scelta giusta. Non potevi sapere come sarebbero andate le cose. Andiamo via da qui. Che c'è? Stai bene? Quella bambina non ci tormenterà più. È finita. È finito veramente? Coli! Coli! Ho già capito che cosa c'è dentro. Oh merda! Ho capito. Io no! Merda! Oh cazzo che morto. La seconda morte. Non so. Il liberamento busto ho capito che lo fa il po'. Merda. Adesso forse devo farlo. Ok. Daniel si è detto a Endio a morare l'asta di ferro e cavarsela solo nel seminato della fabbrica. Ok. Singhiozzo. Angelo è rimasto incuriosito nella sua storia. Ok. Cazzo. Come potevo salvarla? Salvarlo. Ah, finito. Alla fine sì. Ehi! Mi dispiace. So che non è colpa tua. È stata dura per entrambi in questi ultimi anni. A 1 chilometro da qui c'è un locale, hanno un telefono. Chiama i soccorsi e vattene da qui. E non tornare più. Qui non c'è niente per te. Hai capito? Ho capito. Mi spiace per quello che è successo stanotte.
Storia assurda, però è bella. Mi affliggerà sempre. Non sei qui da solo. Non essere severo. Abbiamo vissuto un Questo lo incubo. sai, vero? Finalmente ce ne andiamo via. Fantasmi. Sono i fantasmi del passato. Cioè i fantasmi che della città. Vorrei ci fossimo tutti. La twist. Stiamo deviando il traffico a Little Hope. Ah, vediamo. Fa capire Tutto ok? cosa è successo. All'aria di uno un po' confuso. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Non c'è nessuno. Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. Ma- Ma la smettete di parlare! Non è così che troveremo aiuto, e neanche una via d'uscita. Sono fantasmi praticamente. Ma E là, come va? Mi scusi, stiamo cercando il nostro autista. Come? L'ha visto? Ma che cazzo? Sì, divertente. Perché non ti bevi un bicchiere? Meglio di no, grazie. Devo restare lucido. Ma lui. Cosa diavolo succede lì dentro? Devi scappare subito! Me ne andrò quando mi guarderai in faccia. Ora fammi entrare! Ehi! Dubito si renda conto in che casino siamo. Sto impazzendo, però. Che lupo strano. Forse adesso capisco. Indy ha trovato la twist che non si era mai allontanato. John ha accettato il link offrendo da vincere dal parte. Ok. John si chiama la twist. Ma quanta roba che ho saltato. Vabbè. Adesso spiega lui. E questo, così pare, è quanto. Per ora almeno. Si può sempre provare di nuovo, sperando di giungere a un esito diverso. È questo il problema con i demoni. Se non puoi metterli a tacere, seguitano a tormentarti. Niente male, direi. Alcuni hanno trovato riscatto e altri no. Ogni scelta conta. E infine l'abbiamo trovato. L'autista. Finalmente ora può lasciarsi il passato alle spalle. Passato. Cazzo, era la roba che. È successo. Ha rivissuto praticamente la roba che. Capito. Madonna. Arrivederci alla prossima. Magari nel deserto arabo. O magari in qualche altro luogo. Ma ci rivedremo ancora. Almeno un'altra volta. C'è il terzo episodio.
terzo gioco di Dark Angel, come cavolo si chiama, non mi ricordo più. Dark Pictures, ecco. Posso skippare? No, non si può skippare. Niente, lo sto prima. Ok. Oh, what is this that I can't see with icy hands takes hold on me? I am death, none can excel. I hold the key to heaven or hell. Oh, death, oh, death, won't you spare me over for another year? Niente. Mannaggia che non si possono skippare i titoli qua. Ah sì, intanto penso... Scusa, allora, praticamente lui, l'autista, era uno dei tizi di quelli. E non ho capito chi era, che ragazzo era. Ha vissuto il passato. Il ragazzo non mi sono mai esistiti. Ah, lui è l'autista, è quello con sulla la benda. Ecco perché non voleva passare per il top. Oh death, consider my age, pray do not take me at this stage. My wealth is all at your command, è rimasto sopravvissuto nell'incendio, adesso ho capito. Oh death, oh death. E Angela, il professore, era sua mamma, suo padre, credo. La bambina era la sorella, l'altra sorella più grande dell'altra, se ho capito, adesso sta cominciando tutto. Che modo riusciva a vedere anche i fantasmi del 1800? Erano quelli lì a... tutti quelli morti. E la fantasma di sua sorella l'ha fatta andare nella casa incendiata per farsi ricordare chi era. Praticamente aveva perso una memoria nell'incidente, secondo me. Adesso ho capito. Che storia, che dopo subito. Won't you spare me over for another year? Guarda, non è assolutamente. Si può skippare. You believe in God? Ok, questo Absolutely not. We'll start believing. We are under attack by I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe it and I was there. In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes, where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld. Angela ancora 2021 l'ultimo episodio di Dark Angel. Dark Angel, perché ho detto sì, di Dark Pictures, Dark Angel. Alcuni hanno detto che sono 6 episodi, 6 giochi, non so. Vediamo cosa mi ha sbloccato. Collezionabili. Ah, Carfune, sono tutte le cose, immagini. Ai segreti. Ci sono questa roba qua.
Contenuti bonus. Ecco. Vediamo un po'. Intervista, questo è... Ah, capito. Nel senso... vediamo. Where are we? Ah, beh, se sei sottoscritto... What happened? The bus crashed. We're okay though, just shaken up. I don't remember being in any crash. Well, here we are on set of Little Hope, part of the Dark Pictures Anthology. Tell me about the characters you play in the game. Yeah, very exciting. I play Andrew, who is a student on this trip to the town of Little Hope. You know this place? No. I mean, I don't think so. I also play Anthony and I play Abraham, all existing at different time periods in different places. Is it tough to balance it all and to kind of jump back between these characters as you go through it? A little bit. I've had a lot of help along the way, and we've been able to, for the most part, separate the three different guys. We have an amazing accent coach on set at all times, so she keeps me in check and puts me on the right part of the map when I stray too far. Only the devil could create a demon who so resembles me. We do look alike, which I agree is pretty damn weird. How tough is it for you to separate that and balance it all? Yeah, it's interesting. Andrew, being the character that I embody for most of the time, was a little bit easier for me. I related to him naturally. He's this socially awkward, depressed student, and I certainly as a student was pretty socially awkward and repressed, so I could relate to him a great deal. You seem uncomfortable around kids your own age. This trip is actually my first time away from home. Oh, you picked a real beauty. Yeah, well, if I ever make it back, I'll sure have something to talk about. The other character, Anthony, is slightly more immature, comes from a big family. I can also relate to that. And dealing with the family dynamic and playing that sibling friction was also something that I think a lot of people can relate to. And that was fun. Another sort of element of the challenge, which I really enjoyed. And then there's Abraham, who's the third character that I'm responsible for. We have to stop this. The only madness is right here in this court. And the nice thing that exists in all three of them is this motivation to do good, to do right. And I think all three characters I really had admiration for. They seem to be like morally adept, and it's important to respect, I think, the characters that you play, or at least identify something within them that you respect. And I respected all three of the guys that I played. I know what must be done here. And they're all so very different, and even the level of the accents change between them. Is that something that's challenging to navigate? Yeah, that's been really fun for me. It's been, when playing Andrew, I've been doing a relatively neutral American accent, but we've sort of based most of the action in New England, so it does lean towards the East Coast, and it doesn't take on too strong of a characterization in either direction. The vocal work for Anthony is similar to that, but because Anthony lives within the 1970s, there's been a little bit of tweaking to the accent in order to accommodate the times. And then Abraham's an entirely different accent. It's been a bit of guesswork as far as constructing that accent, because there's no recordings of what people sounded like at that time. But I suppose the closest thing to it, we imagine, is a kind of Northern English accent. And my dad's from Yorkshire, so I've basically been ripping off what my dad sounded like when he was younger. Okay. She talked in this really weird accent. Was that even American? And also with the process itself is a huge, like a learning curve, like you say, with the performance capture. What's the process been like for you? Have you been able to adapt? Do you feel at home now wearing the helmet? And yeah, it's funny. I mean, it presents a whole host of challenges. It can get a little uncomfortable. Okay. After a while, it can get a little uncomfortable. You never forget the first time you go for a wee wearing that headset, thinking, am I on some sort of screen somewhere in the studio right now? Can people see me weeing? But you soon get used to the headset and the pack that you're wearing. And I think the best thing you can do is try and remove that from the equation entirely and just make it about looking at the person opposite you. Some of the more physical stuff is challenging, because if you do want to move around and you do want to add a physical performance to whatever facial, emotional things that are being captured, you have to be careful that the sound isn't being compromised because of your movements, but
You know, in lots of ways it's been quite freeing too. We move at a great pace. There's little repetition over the same thing. There's lots of variation, but little repetition really. And we have an opportunity to move freely about the space pretty much. We're not confined to marks and we don't have to relight every single moment. It's go, go, go. It's been 100 miles per hour and I've loved the intensity of it. It's been great. But we're looking for our bus driver. What? Have you seen him? Yeah, that's funny. What's up with the fog outside? It's pretty weird. Sure is a thick one tonight. Actually, it's so thick it's stopping us from leaving. Yeah, I know that feeling. You're, trapped here too, then? And cut. It's a whole different pace, I feel, than what you normally when you're setting up a scene and you shoot front to back, and then now it's kind of like you're just jumping in and you're just like stop, start, stop, start. It must be kind of refreshing in a way. 100%, yeah. You can start in the morning and by lunch you've died and come back to life 4 or 5 times, whereas on a film set you would have had to shoot for several weeks to get that material, so you do blast through a ton of content. Run! Get the hell out of there! Look out! Yeah, it's gonna be really cool to see yourself in a video game. It's gonna be an incredible experience too. And then now your friends and family members can like play you in a game. That must be a whole weird feeling. Yeah, that is really weird. It's strange enough seeing my face on screen in anything, but you're really mad and exciting, I guess, to think about being in a video game. I guess that's like a little kid's dream in lots of ways, so I feel very lucky. It's incredible. And your friends are gonna call you, but like, I killed you. Yeah, I killed you 3 times, and they're like, good to speak to you too, bud. Yeah, thanks for the call. Would you confront your fears, or would you run away? I want to say confront my fears. After this experience, I would confront my fears. Maybe previously I would have run away. What kind of place is this? It's one of those things where what you think you'll do is different than what you probably actually do. In the moment, yeah, 100%. Oh, I would confront my fears, and then you're gone. Gone. Yeah. And lastly, would you explore on your own or in a group? In a group, I'd have to. One of the best things about this experience has just been the camaraderie that's developed amongst the cast, and over a short period of time shooting at this intensity, it's bonded us together really quickly, and I've loved being part of the team. A group of us in one room on this crazy journey together, so it's all about exploring as a team. I'm just gonna say it. This is exactly what goes down in horror movies. Well, plus than anything in the horror genre, we know what happens when you go off on your own, right? 100%. Don't do it. They still do it. And they still do it. Yeah. Check out that room over there. No, don't go check out that room. Nope. Don't go check out. Or bring someone with you. Oh, yeah, exactly. Yeah. There you go. All right, Will. Tanner, thanks a lot. Appreciate that. Thank you. Cheers. Ok. Ah, questo no. Devo completare le altre. Vabbè, fa niente. Che ali i demoni? Tanto sono meno 10. I just saw someone in the woods. Okay, very good. We're freaked. Who's there? Whoever you are, this isn't funny at all. The demons are an integral part of the story of Little Hope. It's the crux of a lot of the things that happen, and that informs a large part of what we're doing. The starting point for each of the demons was the style of execution. They're based on a character that gets killed. That then informs how the character behaves, how it moves, how it sounds, and those are all brought together to give us that convincing, terrifying demon. In order to make convincing demons, you need to ground them in nature. So what we do is we use our understanding of anatomy and our deep understanding of biomechanics and the principles of the way things move and the way things actuate, and we apply this to the demon design. We obviously start with the production design. The production design is a drowned demon. What we need to do then is look for extra reference. We have to look at stuff like autopsies. We'd look at what happens to the skin when it gets exposed to water for a long time. We have to look at creatures from underwater. We look at various types of fish. Loads of images and real-world reference helps, although it's slightly gruesome. This particular demon we're looking at is the one that's been hung. We didn't want to show the whole of this character, and right from the beginning we said, let's focus on the areas which are the most terrifying. And so the overall silhouette of the character
was to be like this twisted rope. Her limbs had coiled, and so we were exaggerating the metaphor of this hanging. 1,000 years of being trailed along the ground, it had worn away her feet, the bones being worn down, the nails being broken off. She'd been in pain for a long time. The most key of all of the elements was the face and how we framed that, and that was that broken, twisted neck, one eye remaining, a tear coming out because it's that last remains of her soul. The noose was digging into her neck, and her tongue was actually so bloated and grown that actually became a feature for us in the game, that tongue actually becomes a grapple to get hold of some of the characters. To animate a demon, we would start with looking at how they walk or move forward. Some of them are dragging themselves, and then also how they would attack their victims, just flesh out the layout and the choreography of it. Mocap is a big help. Obviously, it's a lot faster than keyframing from scratch. So we decided to use it as a base for some of them, and then we would layer on top of that all the characteristics that bring them to life, even though they're dead. The Crush Demon in particular was difficult to work with because we weren't able to use motion capture footage, so that is going to be completely hand animated. So that meant we were really starting from scratch. All the other demons, we did use actors' footage, so we have a lot of actors with spikes tied to them, limping across the scene. Let's get the fuck out of here! On the Broke Demon, we asked the actor to use various props to try and achieve the sort of movement that we wanted. And I think he did a great job. It was really successful. We've had to, again, add on to that to help with the weight and the believability. We take our initial cues for the sound of the demons from the visuals, and they look fantastic. But then we have to take the sound of the demons beyond the visuals to give them a really strong otherworldly presence. We need each of the demons to be individually recognizable whilst maintaining that uncomfortable unfamiliarity for the player. What is that thing? So at distance you might hear the chains clanking or the vocal screams. But when you get close up to the demons, you hear lots of detail, the cracking of skin, the creak of the chains, the breaths or the sound of the icky vomit. We really want the player to feel the breath through the sound of the demon on their face. Angela, no! When we're thinking about the camera work for the demons, one thing that was really at the forefront of my mind was trying not to show too much, trying not to lose all restraint, and I think that's a really easy trap to fall into with CG in general, and especially with games that you've got all these monsters that you've built and you've spent a lot of time working on, and it's really easy just to go straight to putting everything on screen. But thinking back to some classic horrors, classic monster movies, a lot of times there the directors had to use a lot of restraint and just show little bits and pieces because they didn't have that kind of budget or that kind of effect to really make it convincing. And there's something about that I really like, that I wanted to bring back to Little Hope. So when I was directing the camera team, I've asked them to show little bits, little glimpses, a clawed hand here, a shadow on the wall there, the chains rattling, whatever the key characteristics were of that demon. The interesting thing with that is that I think sometimes your imagination as a viewer fills in the blanks in a far more terrifying way than we really could. So we tried to build up that suspense, working up to this big reveal where you finally see full on in the light this thing that's been hunting you down in all its gross, horrific glory. With the demon scenes, lighting definitely had a key part to play as well. It had to work complementary to what we wanted to do with the cameras, but also there's some very specific things you can do with lighting that really lent itself to this task. So one of the big ones was the use of silhouettes. The demons have really interesting form and really interesting shapes. They're very unusual, you know, these humanoid creatures all distorted, and we wanted to use that without revealing too much. So quite often we tried to use backlighting, or the fog that's present all through Little Hope is a really useful tool for silhouettes, as you can have this nice separation with a brighter background and then have the creature dark in the foreground. It was a nice way to make them feel even more gross than they really were. The Little Hope narrative is extremely multi-layered, and the demons not only represent the tortured souls of the characters, but they also represent the psychological trauma that humans can obtain through witnessing traumatic events. So when the game opens in the prologue and the main character is witnessing these traumatic events, we underscore this with really strong male Gregorian choir, which we use later in the game when the demons are attacking to really strengthen and reference that psychological trauma with the tormented souls of the characters. Run! Now!
The broken demon's the most terrifying because of the way it moves. It's really unsettling because you can't anticipate where it's going to go next. All the limbs are breaking and it's all moving in a really erratic way. So if you were to try and escape from it, you wouldn't know where to go because it might go there or it might go over here. So that's the most terrifying in terms of unpredictability, I suppose, and having a deep effect on your psyche. Interestingly, when you work at Supermassive, you get immune to horror. That's one thing I've definitely noticed. The powers of horror somehow get lost in me every time I'm watching a horror movie. I don't get so scared anymore just because I see this stuff every day. But doing those demon scenes, I must admit, even watching them back as they were work in progress, it was always like fairly distressing and fairly horrific. So hopefully some of that comes across in the experience for the player too. Finito. Là. Le immagini. Vediamo le immagini un po'. Esplora. Ah, cazzo che? Ah, ecco. Ah, lo storyboard. Che è? Ah, niente interessante. Vabbè. Sono noi ancora. Cazzo, questa è inquietante. L'esecuzione lì. Personaggi. Mega che si chiama Mary. Mega, ah sì, ho capito, sì, giusto. No. Fine. E mo che gioco gioca Assassin's Creed? Sì. Ah no, cos'è antologia? Cos'è? Meno. Ah, ok. Ah, c'è il trailer. 4 studenti del college e i loro professori si trovano isolati dalla città abbandonata in tutti Europa. La nebbia è penettabile, ma non fuggire con tante visioni passate, solo risalente a forza malvagia, posizioni strafranti più città inferno. Contenuti buoni, ah sì, l'ho fatto. Collezionabili. Ah sì, quelle immagina, giusto. Ho fatto tutto. Fine. Non giocare da solo per fare una cosa. Sono andata al cinema, cos'è? Quindi contorni gioco la storia. Ah, due. Ah, ho capito. Storia online con un amico, ok. Fine. Devo vedere, pensare che gioco fare adesso. Manca un'ora. Fa vedere. Ah, inizio Nino Kumi.